Ti sei mai fermata a pensare a cosa dimostra davvero il tuo valore? Ti svelo un segreto. Non sono le parole che dici o le promesse che fai. Il vero potere sta in come vivi, nelle scelte che fai ogni giorno. Immagina questo, e se il mondo potesse sentire quanto ti valorizzi senza che tu debba dire una sola parola. Benvenuta su Emozioni e Connessioni. Oggi esploreremo 8 modi per dimostrare la tua autovalorizzazione in modo autentico e impattante. Perché, quando ti valorizzi davvero, il mondo se ne accorge e non hai bisogno di spiegare nulla. Curiosa di saperne di più? Allora resta con me. Stai per scoprire il potere delle tue azioni. Ti è mai capitato di sentirti come se ti stessi dando troppo, dicendo sì quando, in realtà, volevi disperatamente dire no? Quante volte hai ignorato quella sensazione nel petto, solo per accontentare qualcuno o evitare un conflitto? Ti svelo qualcosa di potente: dire no non è debolezza. In realtà, è una delle dimostrazioni più grandi di forza e autovalorizzazione. Stabilire limiti chiari è come tracciare una mappa di ciò che accetti e di ciò che non permetti nella tua vita. E sai cosa succede quando lo fai? Le persone iniziano a rispettarti. Perché stai mostrando, senza mezzi termini, che conosci il tuo valore e che non accetti meno di ciò che meriti. Immagina questo: arriva una proposta, ma ti accorgi che compromette il tuo tempo, la tua energia o addirittura i tuoi valori. Dire no può sembrare spaventoso in quel momento, ma è un atto di coraggio che protegge ciò che c'è di più prezioso in te, la tua pace e la tua autostima. Allora, che ne dici di iniziare oggi? Dove, nella tua vita, devi tracciare una linea chiara e dire: questo è il mio limite? E qui arriva la magia: quando stabilisci limiti, non solo insegni agli altri come desideri essere trattata, ma invii anche un messaggio potente a te stessa. Ogni no detto con fermezza è un sì a ciò che conta davvero. È come fare spazio nella tua vita per cose che ti elevano davvero, per persone che rispettano la tua essenza e per opportunità che fanno battere il tuo cuore. Perché accettare meno di ciò che meriti non è umiltà, è disconnettersi dal tuo stesso potere. E tu meriti molto di più di questo, non è vero? Lasciami chiederti una cosa: quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per te stessa, solo per te? Non perché qualcuno se lo aspettava, non per compiacere, ma perché ti rendeva davvero felice. Spesso ci insegnano a credere che saremo complete solo quando saremo con qualcuno, come se la nostra felicità dipendesse dall'amore o dall'approvazione di un'altra persona. Ma ecco una verità liberatoria: le relazioni non sono una necessità, sono un complemento. La tua vita, la tua luce, inizia dentro di te. Immagina di innamorarti di qualcosa che non dipende da nessuno, un hobby che fa brillare i tuoi occhi, un progetto che sfida la tua mente, o anche quel sogno che hai sempre messo da parte, aspettando il momento giusto. Quando ti dedichi a conoscere te stessa, a prenderti cura di te e a costruire qualcosa di tuo, capisci che la vera indipendenza emotiva viene da una fonte che nessuno può portarti via: te stessa. Ora, pensa con me: cosa ti fa sorridere da un orecchio all'altro? Cosa ti ispira? Quali conquiste ti aspettano? Forse è il momento di fare questo regalo a te stessa. Perché quando ti senti completa dentro, il mondo fuori si trasforma. E sai qual è la cosa più incredibile? Quando coltivi questa indipendenza emotiva, diventi magnetica. Le persone non sono attratte dalla necessità, ma da chi trabocca di autostima e scopo. Questo non significa che tu non abbia bisogno di amore o compagnia, ma che non ti perdi cercandoli. Non accetti briciole, perché sai che la tua vita è già un banchetto, e lasci solo chi viene per arricchirla. Allora, cosa ti impedisce di iniziare oggi a scrivere la tua storia, una che non dipenda da nessuno per essere straordinaria? Fermati un momento e pensa alle 5 persone con cui trascorri più tempo. Ora, dimmi: queste persone ti ispirano? Ti motivano? O occupano solo spazio nella tua vita? Il tuo circolo sociale è come uno specchio, riflette i tuoi valori, i tuoi sogni e anche i tuoi limiti. Circondarti di persone che ti elevano è come piantare un giardino.
Ogni amicizia sana è un fiore che porta colore, bellezza ed energia nella tua giornata. Ma, come ogni giardino, devi potare le erbacce, quelle relazioni tossiche o di convenienza che prosciugano più di quanto offrono. E sai cosa è ancora più importante? Quando inizi a valorizzare chi ti motiva, chi ti sostiene e chi ti sfida a essere migliore, succede qualcosa di magico. Capisci che non hai bisogno di essere circondata da una folla per essere felice. Bastano poche persone vere, che gioiscono per i tuoi successi e ti tengono la mano nei momenti difficili. Allora, dimmi, chi sono i fiori del tuo giardino? E, forse, più importante, cosa deve essere potato affinché fiorisca veramente? E qui c'è una verità che non sempre è facile da affrontare. A volte, per crescere, bisogna lasciare andare. Non tutte le persone che hanno iniziato il cammino con te saranno pronte a percorrerlo fino in fondo. E va bene così. Questo non diminuisce ciò che avete vissuto insieme, ma riconosce che stai evolvendo. Valorizzare un ciclo sociale positivo è, prima di tutto, un atto di amore verso te stessa. È scegliere di stare vicino a chi nutre la tua anima e ti ricorda, ogni giorno, il tuo potenziale. Perché la vita è troppo breve per dividere la tua energia con chi non merita il privilegio di averla. Ehi, ti sta piacendo il contenuto finora? Allora, non dimenticare di iscriverti al canale Emozioni e Connessioni. Così non perderai nessun consiglio su come creare connessioni più profonde e valorizzarti ancora di più. Approfitta e clicca sulla campanella per restare sempre aggiornata. Cresciamo insieme! Hai mai pensato a quando è stata l'ultima volta che ti sei fermata per respirare profondamente, solo per sentire il tuo corpo e la tua mente in equilibrio? A volte, ci perdiamo nel turbine della vita quotidiana e dimentichiamo qualcosa di essenziale. Sei la persona più importante della tua vita. Ciò che trasmetti al mondo inizia da dentro di te. Il tuo benessere fisico e mentale è il riflesso delle cure che dedichi a te stessa. E, quando ti metti come priorità, tutto il resto si allinea. Non si tratta solo di prendersi cura dell'aspetto, ma di capire che ogni gesto di autocura è un investimento nella tua salute, nella tua energia e nella tua pace. Hai mai pensato a quanto sia semplice iniziare? A volte basta riservare alcuni minuti al giorno per fare una passeggiata, per meditare o per staccare dal mondo e ascoltare ciò di cui il tuo corpo ha veramente bisogno. Questi momenti di pausa non sono un lusso, sono una necessità. Sono la fonte che ricarica le tue energie e ti dà la forza per affrontare tutto ciò che viene. Allora, che ne dici di fare un passo adesso e iniziare a mettere te stessa come priorità? Cosa farai oggi per prenderti cura di chi conta di più, te stessa? È impressionante come, quando inizi a prenderti cura di te davvero, tutto intorno a te inizia a cambiare. Quando il tuo corpo e la tua mente sono allineati, diventi più resiliente, più centrata e, soprattutto, più sicura di te. Immagina di svegliarti ogni giorno sentendoti rinnovata, con energia per fare tutto ciò che ami, perché ti sei data il tempo e lo spazio per curarti. Non aspettare di sentirti sopraffatta per dare attenzione al tuo benessere. Il segreto sta nel costruire una routine che nutra la tua anima, il tuo corpo e la tua mente ogni giorno, e, con questo, diventi invincibile. Ti sei mai fermata a pensare a quanto sei cresciuta fino ad ora? Non solo in termini di conquiste esterne, ma in ciò che sei diventata dentro. La verità è che la crescita personale non è solo un cammino, è una scelta quotidiana. E sai cos'altro? La crescita personale è irresistibile. Le persone che si reinventano continuamente hanno un bagliore unico. Non hanno paura di cambiare, di imparare, di sfidarsi a fare di più di ciò che sono già state. E quel bagliore attira, è una forza magnetica. Ora, dimmi, cosa hai fatto per evolvere? Quali piccole o grandi modifiche puoi iniziare a implementare nella tua vita ora? Potrebbe essere un nuovo hobby, imparare una nuova abilità o anche ridefinire obiettivi che erano stati dimenticati. Il segreto è permetterti di cambiare, concederti il diritto di essere migliore ogni giorno. Perché, quando abbracci questa idea di evoluzione costante, non solo la tua vita si trasforma,
ma diventi una versione più forte e affascinante di te stessa. Allora, cosa farai oggi per fare il primo passo nella tua evoluzione? Il cambiamento inizia ora, e tu sei più che pronta per affrontarlo. Quando scegli di evolverti costantemente, la vita diventa un'avventura, piena di nuove scoperte e possibilità. Non si tratta di essere perfette o di seguire un percorso lineare, ma di essere disposte a reinventarsi quando necessario. E sai cosa succede? Le persone cominciano a vederti in modo diverso, percepiscono che sei in movimento, che stai crescendo e diventando più autentica ogni giorno. E questo tipo di energia, di chi è sempre alla ricerca della miglior versione di se stessa, è davvero ispirante. Non devi aspettare l'occasione giusta. L'opportunità è in ogni passo che fai verso il tuo futuro. Ti sei mai fermata a pensare a come distribuisci la tua energia? Ogni momento che dedichi a qualcuno è un pezzo prezioso di te stessa. La domanda è: a chi stai offrendo tutto questo? Hai mai notato come, a volte, ti senti esausta senza una ragione apparente, come se l'energia fosse stata prosciugata? Potrebbe essere che tu stia dando troppo a chi non apprezza il tuo impegno. Il segreto sta nell'essere selettiva. La tua energia non è illimitata e deve essere investita in persone che fanno davvero la differenza nella tua vita. Pensa bene: chi ti eleva, ti supporta, ti ispira? Chi ti fa sentire che il tuo tempo e la tua attenzione sono veramente importanti? Quando scegli con saggezza a chi dare il tuo focus, cominci a percepire una trasformazione non solo in come ti senti, ma anche nelle tue relazioni. Allora, dimmi, stai davvero investendo la tua energia nel modo migliore? O sei semplicemente disponibile per tutti, anche per chi non ti arricchisce in nulla? Rifletti sul fatto che, quando inizi a essere selettiva su chi condividi la tua energia, inizi a vivere in modo più leggero e potente. La tua attenzione è un privilegio e hai il diritto di decidere chi merita questo dono. Quando smetti di disperso in relazioni che non nutrono la tua anima, apri lo spazio per connessioni più profonde, autentiche e trasformative. Non devi piacere a tutti né essere sempre disponibile. La tua pace e il tuo benessere devono essere la tua priorità. Facendo questo, crei un circolo di persone che ti elevano, ti rafforzano e, soprattutto, sanno che la tua energia è qualcosa che va trattato con rispetto e gratitudine. Quante volte ti sei sentita frustrata per qualcosa che non è stato detto, ma che doveva esserlo? Come se le persone non sapessero veramente cosa ti aspetti. La verità è che, spesso, ciò che manca non è l'aspettativa, ma il modo in cui la comunichiamo. E, lo sapevi? Quando comunichi le tue aspettative con fiducia, il gioco cambia completamente. Non si tratta di lamentarsi, non si tratta di chiedere. Si tratta di dire ciò di cui hai bisogno e cosa ti aspetti in modo chiaro e sereno. Immagina questo per un attimo, senza paure, senza insicurezze, solo con la certezza di ciò che meriti. Come reagirebbero le persone? Percepirebbero che, quando parli, non stai chiedendo qualcosa, stai stabilendo uno standard. E, stabilendo questo standard, diventi qualcuno che non può essere trattato in qualsiasi modo. Ora, dimmi, come comunichi le tue aspettative? Sei stata chiara e ferma? O hai aspettato che le persone indovinassero di cosa hai bisogno? Quando sei trasparente e fiduciosa in ciò che ti aspetti, crei uno spazio dove il rispetto e la comprensione fluiscono naturalmente. Comunicando le tue aspettative con chiarezza, trasmetti un messaggio potente: so cosa merito e non accetto meno di questo. Questo non è arroganza, è autoconfidenza. Quando stabilisci questi limiti in modo tranquillo e assertivo, crei una base solida di rispetto intorno a te. Le persone cominciano a capire che, per stare al tuo fianco, devono essere sullo stesso livello. E, la cosa migliore, facendo questo senza rimproveri o pressioni, crei un ambiente di fiducia e autenticità. La chiave è sapere ciò che vuoi e essere capace di dire con serenità: questo è ciò che mi aspetto, e se non è possibile, va bene, ma io seguo il mio cammino. È così che prendi il controllo della tua vita e delle relazioni che scegli di nutrire.
Hai mai notato il potere delle tue stesse credenze? Come la visione che hai del mondo modella le opportunità che esso ti porta. Ora, immagina di vivere con una mentalità di abbondanza, aspettandoti sempre il meglio dalle persone e dalle situazioni. Non si tratta di essere ingenui o aspettarsi la perfezione, ma di credere che il bene può sempre arrivare, e che meriti il meglio. Quando adotti questa mentalità, l'universo comincia a risponderti in modo diverso. Quello che attrai è un riflesso di ciò che credi di meritare. Ma ecco il segreto: credere nel meglio non significa rinunciare ai tuoi standard. Al contrario, coltivando questa visione positiva, i tuoi standard diventano ancora più chiari e non negoziabili. Perché sai cosa meriti, e ti rifiuti di accettare di meno. Quindi, chiediti: credo davvero di meritare il meglio? Quando ti dedichi a mantenere i tuoi standard elevati e ti permetti di aspettarti il meglio da te stessa e dagli altri, crei una realtà in cui l'eccezionale diventa la norma. Prova ora. Di a te stessa, con fiducia: merito il meglio e accetto solo questo. E guarda come il mondo inizia a riflettere questa convinzione. Quando inizi a vivere con questa mentalità, succede qualcosa di magico: le persone intorno a te cominciano a notare la differenza. Sentono l'energia che emani, che dice, senza parole: sono una persona che si valorizza e non accetta di meno di ciò che merita. E non si tratta di essere difficili o esigenti, si tratta di essere fedeli a te stessa. Quando mantieni i tuoi standard elevati, crei uno standard di rispetto e qualità in tutti gli aspetti della tua vita. Le persone si adattano a ciò che accetti. Improvvisamente, inizi ad attrarre non solo il meglio per te, ma anche le migliori versioni delle persone intorno a te. Ricorda, sei la principale creatrice del tuo destino. Ciò che ti aspetti e ciò che accetti modella il cammino che hai davanti a te. Hai mai pensato a come il mondo reagisce a ciò che trasmetti? A volte pensiamo che ciò che diciamo sia ciò che ha più impatto, ma in realtà è ciò che facciamo, come agiamo, come ci posizioniamo, come ci valorizziamo, che definisce davvero il nostro valore. Con ogni scelta, con ogni atteggiamento, stai insegnando al mondo come meriti di essere trattata. E la cosa più potente è che, quando ti valorizzi davvero, non hai bisogno di dire una parola. La tua energia parla per te. Ricorda, il mondo riflette ciò che ci metti dentro. Se coltivi la tua migliore versione, essa brillerà e attirerà il meglio. Senza sforzo, senza spiegazioni, semplicemente essendo chi sei in modo autentico. Quindi, ti invito a riflettere: che energia stai trasmettendo ora? E, in più, iscriviti al nostro canale Emozioni e Connessioni, perché vogliamo sapere da te: sapevi già questi consigli? Qualcuno di questi ha già fatto la differenza nella tua vita? Raccontaci la tua storia nei commenti. Come ti sei valorizzata nelle tue relazioni? Ti aspettiamo per condividere, imparare e crescere insieme.